guarda che belli, guardate che nuvolette, mamma mia. E immaginate quando infilerò là dentro il salame e lo squacquerone con la cipolletta, che fate? L'avete mai mangiato lo gnocco fritto o torta fritta, a seconda da quale parte dell'Emilia Romagna state? Beh, è fantastico, è sta nuvoletta vuota che ci potete mangiare i salumi, i formaggi, è qualcosa di stratosferico. Gli ingredienti: lo strutto per friggere, l'acqua per l'impasto, 500 g di farina zero, 8 g di lievito, 15 g di sale, un cucchiaio di zucchero, strutto 70 g da mettere all'impasto. Poi che faremo? Una compostina di cipolla, burro e aceto, e poi per accompagnarlo abbiamo questo squacquerone. Ma l'ingrediente, quello più importante per vari motivi, è questo qua. È questo pacchetto che ho comprato tramite Amazon del Clay. E voi dite, mo che pubblicità stai a fare? Non sto a fare una pubblicità, vi sto a fare una raccomandazione, la dovete fare. non è pubblicità, vi sto chiedendo di farlo, perché? Perché comprando questa confezione, dove dentro c'è sto salame che è fenomenale, siamo andati io e Mario a vedere questa azienda, non potete vedere che pulizia, quanto sono bravi, e c'hanno la filiera tutta controllata. Perché vi sto dicendo questo? Che questa azienda è fighissima perché sta molto attenta al sociale, e quindi che ha fatto? Che ha pensato, per Natale fa questa confezione dove vi dà questi due salami Imola 1962, che è un salame senza nessun conservante, c'è solo un pizzico di aglio, un po' di vino e un po' di sale, ed è buonissimo, bello, morbido. E chi compra questa confezione aiuta Clay a donare i pasti a Banco Alimentare. Banco Alimentare che cos'è? Banco Alimentare è un'associazione no profit che aiuta le persone più bisognose. Clay con Banco Alimentare si è impegnato a dare 400.000 pasti entro gennaio del 2022. Quindi, detto questo, che dovete fare? Dovete comprare questa confezione su Amazon, così fate doppio regalo a quello che lo riceve e poi a quella persona che ha bisogno di mangiare veramente. Quindi facciamo sto regalo, ok? Su Amazon. Quindi vi ho detto tutto, vedete il link sotto il video, così fate quello che dovete fare. Mi raccomando, fatelo. E poi si assaggia però. Che famo? Non assaggiamo? Belli. Lo sai perché è buono? Perché non è salato. E di solito il salame, quando mangi il salame, una, due fette, poi dopo c'hai la bocca tutta impassata. Questo lo mangi sempre con la lunga mano, mamma mia, è della bontà assoluta. Solo a pensare come lo fanno, come l'ho visto come lo fanno, è pazzesco, una pulizia estrema, e sono proprio, poi sono buoni. Questi dai, sono proprio buoni, sono brava gente, ti piacciono, perché poi pure è una cooperativa, sono 250 soci lavoratori, è una figata. La farina, 60 grammi, poi tanto tutti quanti gli ingredienti, i pesi, ce l'avete tutti quanti sotto la ricetta. Un po' di acqua, di quella che serve, la useremo per sciogliere il lievito di birra. O il lievito di birra fresco, come sto usando io, o se no quello secco. Fate voi, come vi trovate meglio. Io vi consiglio il lievito fresco. L'acqua, lo sapete, deve essere tiepida. Versate l'acqua e il lievito dentro la farina. Vi prendete una bastardella così, capite? Una bowl di questa grandezza. Ci va un cucchiaio di zucchero da tavola, ecco qui. Deve essere tipo una sorta di pastella, vedete com'è? Morbida, morbida, morbida. Quando avete mescolato tutti gli ingredienti, che fate? Coprite con bel canavaccio, in questa maniera, e lo mettete a far riposare. Vi consiglio di metterlo in un luogo caldo, massimo 28 gradi, o dentro al forno spento, ok? Quando si raddoppia il volume e fa tutte quante bollicine, è pronto. Dopo circa un'oretta, anche un'oretta e mezza, questo è il risultato, vedete? Le bollicine che ha fatto, come si è alzato. A questo punto alla pastella aggiungiamo l'altra farina, così, tutta quanta. Vai, con una forchetta incominciate a incorporare la farina alla pastella. Aggiungete un po' alla volta l'acqua, tiepida mi raccomando, non bollente né fredda. Così, incominciate a incorporare piano piano piano. Allora, lo sapete che quando si parla di lievito bisogna fare le cose delicate, con calma. Lo sa di uno che di calma non ce l'ha per niente, però mi piace fare le cose lievitate che mi piacciono, e questa è una delle cose che mi fa più impazzire, lo gnocco fritto. Allora, questa potrebbe essere una ricetta fantastica in quei giorni fra Natale e Capodanno,
che c'avete la panza piena, non vi fa più da mangiare niente, che vi siete mangiati tutto, sto monno e quest'altro. Una sera vi organizzate, vi fate sti gnocchi fritti o la torta fritta, chiamalo gnocco fritto, va bene? Così, però perdonatemi per quelli che la chiamano torta fritta. E a un certo punto vi divertite con un po' di salumi a passare la serata, un bel bicchiere di vino, chi sta meglio di voi? Impastiamo con le mani, qua ci vogliono le mani adesso, perché ci vogliono le mani? Perché mano a mano aggiungiamo lo strutto, e lo strutto che vuole? Se vuole scaldare. Lo devo scaldare con le mani, piano piano si fonde, diventa parte integrante dell'impasto. Quindi, guarda, già lo so, ci sta qualcuno, già ti sto a vedere, che tu stai storcendo la bocca e non vuoi lo strutto dentro. Allora, io accetto di togliere lo strutto e di sostituirlo col burro o con l'olio extravergine d'oliva solamente chi per problemi di religione lo può mangiare, ok? Però ragazzi, non sapete che cavolo vi perdete. È come se te mangi il pollo alla cacciatora col coltello e forchetta. Se vuoi mangiare il pollo alla cacciatora col coltello e forchetta, te lo devi mangiare con le mani, no? E dai, quando vuoi rosicchiare, che fai? Ti piace rosicchiare là? È la stessa cosa lo strutto, ci vuole, perché poi lo strutto fa da legame col salame. Se ci metti olio extravergine oliva, qua non ci può stare. Dobbiamo rispettare la tradizione e il territorio. E la tradizione dell'Emilia Romagna è strutto, un po' alla volta, così. Camera 1, ti mangi questa cosa, mi risposi un'altra volta, mi risposi. Dopo che ti mangio io, come rispondi un'altra volta. Guarda, ci stanno in fila, stanno a aspettare, che abdichi. Se abdichi poi ci sta la fila, che vanno tutti quanti venire a casa qua. Ah, senti, ciac, 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 ciac. È un po' il suono dell'amore questo qua, è vero ragazzi? Vi ricorda il suono dell'amore? Adesso aggiungiamo il sale fino, magari quello di Cervia, no? Quello che prendono là vicino in Emilia Romagna, pensate che bello il sale di Cervia, ecco qua, bello morbidoso e st'impasto, non potete capire che bello, e man mano che si fonde lo strutto diventa sempre più morbido. Poi adesso, zac, mi raccomando, a mano, fate gli impasti a mano. Allora ci sono dei grandi pizzaioli, dei grandi panificatori che stanno abbandonando le macchine e stanno facendo tutto a mano, addirittura l'impasto per la pizza, ma qua si parlano di impasti di pizza da 100-200 persone, perché la mano è fantastica. Il contatto con la farina, col lievito, è tutta un'altra cosa, deve essere bello liscio, eh? Guardate che bello sto impasto, guardate. Ti ho messo paura. Morbido, mamma mia. Dentro la stessa bowl lo appoggiate l'impasto. Fate una crocetta, così e così. Ma perché si fa la croce? Lo sapete? Così capirete quanto è cresciuto l'impasto, perché la croce si allargherà sempre di più. Poi ricoprite un'altra volta con lo straccetto e mettete sempre a riposare per circa 2 ore, si deve raddoppiare il volume, sempre a temperatura mite, dentro al forno è la cosa migliore, all'incirca 28 gradi. Vedete che fanno questi? Mangiano e bevono, pure noi facciamo così, nel frattempo cresce un gnocco fritto. Che sapremo qua? Apriamo questo. Una bella bollicina. Certo qua è una bella battaglia ragazzi. Qua ci sarebbe pure voluta ci sta benissimo, sapete pure che non voi bevete mai. Un bel lambrusco pure sarebbe stato fantastico o un sangiovese. Io bevo una bollicina bianca di Valdobbiadene. Allora, che sta bene dappertutto. Porca Madonna, ho superato pure il terrazzo, sono un grande. So. Così, mentre lievita mettete là con un bel bicchiere di vino, mettete qua con un bel pezzetto di salame, 2 belle fettine. Una bontà. Che buono. Una cosa, cioè la compostina di cipolle, mi stavo a scordare, c'ho queste belle cipollette, quindi ci abbiamo da fare nel frattempo che lievita l'impasto. Tagliate almeno una cipolla, 2 cipolle a testa. sì, capito, fa così, fa bene la cipolla. Sapete come fa l'intestino vostro appena arriva la cipolla cotta? È contento. Ci siamo, dai. Un bel pezzetto di burro, aggiungiamo la cipolla, sale,
una bella girata, così, coperchio, così, il vapore che esce fuori, che fuoriesce dalla cipolla, vedrete che servirà per ammorbidire bene la cipolla. Me lavo le mani. A Pinocchio, te mossi, maette, quanto sei bello. Guarda quanto è bello sto Pinocchio. Bello. Troppo figo. Siamo sempre bambini, rimaniamo sempre bambini, per fortuna. Dopo 2 orette e mezza, guardate quel lavoretto. Ops, guardate come si è allargata la croce. Pazzesco, eh? Guardate che morbidezza. Così. Solleticatelo così, piano piano. Lo dovete proprio sfiorare. Piano piano piano. Bello, guardate che bello che è. Bellissimo, eh? Metto un po' di farina sul banco, qua così. Tagliamo un pezzettino di impasto. Guardate dentro che bello che è. Date pure l'infarinata sul mattarello. E poi cominciate a spianarlo. Così, col mattarello. Lo spessore deve essere all'incirca 3 mm. Questo è lo spessore giusto, vedete? Adesso friggiamo. Con che cosa? Con lo strutto friggiamo. Allora, voi lo sapevate che lo strutto raggiunge il punto di fumo più alto, più di lui soltanto olio extravergine oliva, quindi arriva fino a 210 gradi, quindi si brucia dopo i 210 gradi. Qualcuno dirà, sì, ma che sei matto, lo strutto, venga. Allora, parola di nutrizionista, è buono lo strutto, non fa male, meglio lo strutto che gli oli di semi, vari. Capiamo se solo l'olio extravergine è più buono, ok? Questo ci vuole perché è il grasso perfetto per questa ricetta. Con lo gnocco fritto ci vuole lo strutto, deve friggere lo strutto, a meno che per motivi religiosi. Solo questo è consentito, mi raccomando. Vedete l'acqua che ha tirato fuori la cipolla? Piano piano, guardate. Rimettiamo il coperchio, così. Facciamo dei quadrati o dei rombi, così, così e così. Ecco qua. Dobbiamo raggiungere i 175 gradi. A 175 gradi friggiamo, quindi il termometro ci vuole, perché così ci avrete uno gnocco fritto non impregnato di grasso, perché se l'olio o il grasso è freddo si impregna tutto lo gnocco, quindi mi raccomando, 175 gradi. Tra pochissimo ci siamo, guardate, sta salendo. Facciamo una prova con un pezzetto di pasta. Vedete come si gonfia piano piano? Dovete giocare col fuoco e con la temperatura, quindi dobbiamo portarla alla temperatura che vogliamo noi, 170 gradi. Incominciamo a mettere l'altra pasta. Piano piano, attenzione, perché sennò rischiamo che va troppo giù la temperatura del grasso, quindi un pezzetto alla volta, senza fretta. Questa è la nostra prova, guardate che sta a venire fuori. Mamma mia ragazzi miei, che bellezza, ti è? Vai, olè, olè. Facciamo così. Ecco così. Ecco, guarda che belli, che bellezza, ma quanto sono belli, eh? Mamma mia! E immaginate quando infilerò là dentro il salame e lo squacquerone con la cipolletta, che fate? Da godere proprio, ecco, lo giro, questa qua la giro piano piano, questo pure è pronto, vai, così. Dorati, non li fate cuocere troppo, perché sennò poi si rinseccoliscono, invece devono rimanere belli morbidi, capito? Vai, così. Guardate quante ne ho fritte. La cipolla, attenzione, mi si sta quasi a bruciare. Aggiungiamo un po' di zucchero, un cucchiaio di zucchero, un po' d'aceto, rosa, bianco, giallo, come volete voi. Così sgrassa un pochetto, capito? E poi lasciate andare un altro pochino, altri 5 minuti. Non potete capire che sono leggere, si sentono proprio già con la forchetta e sono leggerissime. Guardate che nuvolette, piano piano le girate. Così cerchiamo di dargli un colore uniforme, vedi? Ecco qua, le ultime. Pure la cipolla è pronta, eh? Spengo tutto. E mo se magna. Allora, tagliate il salame come piace a voi. Io vi consiglierei sottile con questa ricetta, così vi gustate un po' tutto quanto. Tagliate perché tanto ci sta sempre qualcuno che viene là, zac, e pizzica. Quindi tagliate. Eccola, vedi? Qualcuno si è subito presentato, dove fossi, no? Questo salame si chiama Imola 1962, è l'anno di nascita della Clay. Qui mettiamo lo squacquerone, così, bello abbondante, buono. Questo con lo gnocco fritto, sapete come va? La grande. Poi la cipolla caramellata, cominciamo a mettere sto ben di Dio, ecco qua. Guardate che bello, guardate che bello. Che dite, apro questo o questo? Io apro questo. Guardate che faccio, eh. Oddio, mi tremano le mani, mi tremano.
voto, 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 voto. Un po' di squacquerone, così, un po' di cipolla caramellata, poi Imola 1962. Che vi devo dire? Rifatela, mi raccomando, se possiamo aiutiamo anche gli altri e allo stesso tempo comprate pure una cosa buonissima. Imola 1962, aiutiamo le persone che hanno bisogno del nostro aiuto e facciamo il regalo anche a chi vogliamo bene. Alla nostra e buone feste. Mamma mia che buono. Mamma mia.